Meglio iCloud o Google Drive? Oggi in questo video voglio rispondere a questa domanda e darvi alcuni consigli. Anzitutto, se non mi conosci, ciao, sono Massimo, sono un imprenditore digitale. In questo canale parliamo di business e tecnologia, dove andiamo a fondere il business assieme alla tecnologia, tutta l'innovazione che c'è, compresa l'intelligenza artificiale. Se non sei iscritto a questo canale, ma sei interessato a queste tipologie di argomenti, guadagnare soldi online, utilizzare l'intelligenza artificiale, utilizzare internet, il mondo dell'online per guadagnare, farne diventare un vero e proprio lavoro, sei nel posto giusto. Quindi, per supportarmi, iscriviti, un bel like e un bel commentino. Andiamo subito al fulcro dell'argomento, senza sighe, senza perderci in troppe chiacchiere. Allora, parliamo di iCloud, di Apple e Google Drive. Ormai sappiamo che molti di noi hanno dispositivi Apple, ma non per questo siamo costretti a utilizzare tutto il mondo e tutto l'ecosistema online del cloud di Apple, chiamato appunto iCloud. Chi ha invece ancora su comunque Android utilizzerà sicuramente i sistemi cloud di Google, quindi tutta l'infrastruttura cloud di Google, che sia Gmail, Google Keep, Google Fogli, Google Documenti, Google Drive, tutto quello che ne concerne. Allora, premesso che io arrivo da tanti anni di mondo Android, cosa vuol dire? Che ho sempre lavorato e utilizzato tutti gli strumenti di Google. Nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi anni, piano piano ho fatto gradatamente una migrazione ai sistemi Apple per un discorso di praticità e soprattutto di affidabilità. Anche perché io ci lavoro, sono un imprenditore digitale, lavoro online. Se sei interessato, tra l'altro, a diventare anche tu un imprenditore digitale, come lo sono per esempio io, ti invito a visitare il mio sito web massimopellegrino.net, dove trovi la mia Academy di corsi con 3 pacchetti speciali che ti permetteranno di diventare un piccolo imprenditore digitale partendo da zero, senza competenze, senza soldi. Ma vattela a vedere, trovi il link in descrizione nei commenti, così potrai magari con 149 euro comprare un bundle di 3 corsi dove ti insegniamo a scrivere libri con l'intelligenza artificiale, venderli su Amazon, creare da zero un canale YouTube e fare i video con l'intelligenza artificiale, dove l'intelligenza artificiale ti scrive anche i copioni e ti aiuta anche a creare le copertine dei video, creare un sito web, un blog, un e-commerce e farti aiutare anche dall'intelligenza artificiale magari a scrivere gli articoli in ottica SEO per farli indicizzare al meglio possibile. Quindi poter anche vendere prodotti col tuo e-commerce e anche vendere prodotti di altri o in dropshipping o in affiliazione. Tipo, noi consentiamo anche di vendere i prodotti. Per esempio, sul mio sito ci sono tutti i corsi che ho fatto, li potete vendere in affiliazione e guadagnare il 10% su ogni singola vendita. Andatevelo a vedere perché ne vengo. Quindi 149 euro, bundle di 3 corsi. Ma torniamo a noi. iCloud. Allora, sto facendo essendo che ho tantissimi giga di roba, parliamo di 35.000 foto almeno, tra foto e video, più giga e giga e giga di roba su Google Drive. Sto effettuando gradatamente una migrazione sul cloud di Apple. Ho migrato su iCloud tutto quello che avevo su Google Drive tramite un portale online che tra l'altro non sponsorizza questo video, che si chiama Mult Cloud. Vi invito ad andarvelo a vedere perché è molto comodo, permette di fare il trasferimento da un cloud all'altro, è questo qui, ok? multcloud.com. E, e ho migrato intanto in Google Drive, e se avete dei file fatti tipo in Google Foglio, Google Documenti, automaticamente ve li salverà su iCloud in formato Word, Excel, PowerPoint e quant'altro. Molto comodo, e questa è una cosa che io ho fatto. Ho fatto perché voglio tutto integrato a livello di mondo Apple. Poi avevo le note su Google Keep. E cosa ho fatto per migrare le note di Google Keep? Non ho fatto altro che andare su, vi faccio vedere qui, sono andato su takeout.google.com e fate deseleziona tutto, mi raccomando, e andate a prendervi le note di Keep,
ok? Comunque fate nella F, keep, eccolo qui, lo selezionate, vi esporterà in HTML tutte le note, vi creerà un file zip, vi arriverà il link via mail per scaricarle, potrete scaricare gli HTML delle note. Poi cosa succede? Se avete un, un Mac, ok, quindi o un iMac o un MacBook, basterà andare sull'app Note e a questo punto sarà possibile andare su file, importa in note, andrete a selezionare i file HTML delle note esportate, ve le ritroverete tutte importate qui, semplicemente, che è molto comodo, e quindi le note anche sono state importate. Allora, la cosa ostica è l'importazione delle foto, perché e seguirà un altro video dove poi ne parlerò, perché lo sto ancora facendo, perché avevo tramite Multcloud, mi sembra Multcloud, oppure le avevo scaricate, non mi ricordo. Comunque avevo già migrato una volta le foto, ma mi ha preso come data delle foto l'ultima, cioè la data in cui le ho caricate su iCloud, e questo non va bene perché avevo un calderone di foto a novembre 2023 e questo non mi è piaciuto. Peccato, cara Apple, che non hai un'integrazione per importare da Google Foto. Per esempio, Google, molto intelligentemente, ha un'opzione di import da iCloud di tutte le tue foto. Quindi perché non fare anche la cosa inversa? Al momento io ho difficoltà perché si parla di scaricare 150 giga di roba. Ci sto provando, sto cercando di capire e vi aggiornerò. Ma devo dirvi la verità, tutto il sistema di iCloud mi piace, ho anche intenzione di trasferirci le email dei miei domini personalizzati su iCloud, voglio avere tutto lì, io ho 2 tera di spazio su iCloud e devo dire che l'integrazione è fantastica perché voglio utilizzare unicamente tutti gli strumenti di Apple, compreso il navigatore. Voglio usare un insieme di tutti gli strumenti forniti da casa Apple. Ci sono, usiamo quelli e sfruttiamoli al meglio. Inutile arrangiarsi con 18.000 cose. Per esempio, non ho più utilizzato Notion, anche se mi piacerebbe, magari un giorno ne parleremo e faremo magari qualcosa di istruttivo, ma al momento non riesco a farne uso. Mi accontento delle note, programmarmi a calendario le cose. Usate il calendario ovviamente di iCloud, si possono esportare i calendari e in formato ICS da Google Calendar e si possono importare poi dentro l'applicazione calendario di Apple. È molto molto comodo. Le note non riuscite a importare in HTML tramite l'app Note di iPhone o di iPad, dovete avere un Mac, purtroppo. Questa è un po' una limitazione, però d'altronde è così. Poi se avete un sistema ibrido misto, allora se avete un sistema misto, quindi avete un PC Windows e quant'altro, io vi consiglio comunque di rimanere su Google Drive. Su Google Drive perché, come posso dire, a mio avviso ha un'integrazione un po' più easy, ok? Anche se però il problema delle foto non lo risolvete. Cioè se avete un sistema Windows e avete un iPhone, vi consiglio a quel punto lì una terza soluzione che è utilizzare OneDrive. Perché? Perché OneDrive potrete avere le foto sincronizzate tramite l'iPhone e automaticamente sincronizzate su Windows. Però sinceramente quello che io consiglio attualmente, sicuramente i servizi cloud di Google sono molto più evoluti di quelli Apple a mio avviso, ma l'integrazione che c'è tra tutti i dispositivi è migliore, nel senso che io ho le mie app Apple che si integrano benissimo in tutta l'infrastruttura iCloud per lavorare, per essere produttivi, tutto quanto, cosa che non riesce a fare con Google. Perché? Perché con Google va bene a livello di smartphone, ok? Ma quando vai su un PC diventa un po' più complessa la cosa, nel senso che l'unico modo che hai per interfacciarti con tutte le tue informazioni è il browser. E questa cosa non mi piace. Se io voglio usare un PC che non è il mio, ok, allora
mi apro una sessione anche in incognito, me ne vado su Google Drive, sul mio Gmail e quant'altro, ma altrimenti perché non c'è un'integrazione più completa in app sia su Windows che su Mac? Mannaggia, invece non è tutto orientato solamente al cloud, ma anche alle applicazioni. Invece Apple gestisce per esempio la gestione del cloud in una maniera che mi piace molto molto di più, molto più semplice, e secondo me è molto più facile concepirne le funzionalità le performance del sistema iCloud per l'utente che è sempre stato con Apple e non conosce tutto il resto del mondo Android o Windows. Se sei un utente Windows o Android, rimarrei un po' perplesso, ti troverai un attimino in difficoltà. Io stesso mi sono trovato in difficoltà, ma alla fine, per il momento, ho deciso di mettermi, rallentando un pochino, perché mi ci devo abituare, di buttarmi tutto sul mondo Apple, e quindi farò anche una serie di disinstallazioni di app, cioè voglio levarmi Waze come navigatore, voglio levarmi Google Maps, l'app di Google, voglio tutto quello che ho solamente di Apple, userò è quello di Apple. Stop. Nient'altro. Perché ormai, avendo tutto un ecosistema integrato Apple, non vedo perché devo appoggiarmi ad altri. Quindi preferisco pagarmi anche 10 euro al mese per avere 2 tera su iCloud, ma con l'account famiglia, con la cosa famiglia, per gestire in famiglia tutto quanto, anche gli acquisti, ma almeno ho tutto integrato funzionante e non mi devo più preoccupare di niente. Vi farò un video dedicato per la migrazione delle foto, per capire come fare a migrare bene le foto, e vi dirò se ci sono riuscito, anche perché a quel punto lì veramente avrò un sistema pazzesco di sincronizzazione, di cloud e quant'altro. Poi stavo anche valutando di dire mando tutti a quel paese e mi faccio un cloud fatto in casa. Mi compro una NAS della Synology con 2 bay, con 2 hard disk, così se ne brucia uno l'altro continua a lavorare. Però già mi chiedo, se mi salta internet devo avere la connessione di backup, si spacca l'alimentatore o non c'è corrente, anche se metto un gruppo di continuità dopo un po' si spegne, mi si brucia l'alimentatore, quindi servirebbe una NAS con un alimentatore doppio e magari ridondante, o comunque che si possa togliere a caldo. Ma ne vale la pena? Tutti questi rischi, cioè se non ti funziona la NAS, non accede ai dati, sei fermo, e ormai siamo abituati a lavorare in cloud, col drive, con iCloud, ma una NAS diventa una concezione diversa, nel senso che hai tu la responsabilità dei tuoi dati. Questo significa che se la NAS non è accessibile, tu sei fuori. Ciao, hai finito, hai perso tutto, devi avere una copia remota da un'altra parte, che si può fare, però allora l'ideale sarebbe avere 2 NAS, di cui una un backup sincronizzato, automatico, che se l'altra non va, rispondi su quella, nel momento in cui lavori sulla seconda NAS e l'altra poi ritornerà online, si sincronizzeranno i dati. Non è così semplice. Parliamo di una ridondanza ciclica che non è facile da configurare, ma che secondo me darebbe un valore aggiunto. Ma non voglio prendermi questa briga, perché preferisco pagare 10 euro al mese di 2 tera di iCloud e gestire tutto da casa Apple, che forse è un po' più il loro mestiere rispetto a che io, che mi posso improvvisare con una NAS buttata in casa, con una semplice connessione, che poi quando sto io a Sanremo ho una connessione di internet pessima. Io che faccio il content creator, pubblico video, è pessima, credo. Comunque, questo è quello che volevo dirvi al momento su cosa è meglio, iCloud o Google Drive. Secondo me iCloud ha un valore in più, ok? Non ti obbliga a utilizzare solo unicamente il browser per poterci lavorare, ti permette di usare le app integrato in un ecosistema che secondo me è fantastico, ok? E questo è quello che penso. Apple costa un po' di più, ma ti dà veramente quel valore aggiunto. Mi raccomando, questa ovviamente è una mia opinione, opinabile sicuramente, scrivetemi nei commenti. E se vi piacciono questi argomenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per notifiche, mettete un bel like al video, un bel commentino e noi ci vediamo alla prossima puntata.